Bene, questo video comincia con una settimana di anticipo. Oggi è sabato 18 settembre 2021 e tra una settimana, cioè il 25 settembre 2021, partirò per la Giordania. Quindi dirò arrivederci, e non addio, all'Italia e andrò a vivere per qualche mese nella città di Amman. Sono molto emozionato. Questo viaggio era parte dei miei piani da marzo 2020 e sapete tutti benissimo cosa è successo a marzo 2020 e quindi sono rimasto bloccato qui in Italia, poi sono stato in Francia e adesso finalmente sono riuscito a trovarmi in una condizione che mi permettesse di realizzare questo mio piano. Ho già comprato il biglietto, ovviamente, ho già trovato una stanza in un appartamento dove andrò a vivere con degli altri ragazzi della mia età, quindi con dei coinquilini, ma ci sono ancora cose che devo fare prima di andare via, come per esempio salutare i miei amici prima di partire, fare le valigie e soprattutto fare il test molecolare del Covid. Io sono già vaccinato completamente, ho fatto entrambe le dosi, ma purtroppo per andare in Giordania c'è bisogno anche di un test molecolare fatto nelle 72 ore prima della partenza. Quindi devo farlo in ogni caso. E in Italia non è per niente gratuito, purtroppo, anzi costa un bel po' di soldi. Perché vado a vivere in Giordania? Beh, il mio obiettivo principale è quello di migliorare il mio arabo, anzi di perfezionarlo. Studio la lingua araba da anni e voglio finalmente arrivare a un punto in cui posso dire sì, la conosco perfettamente. So che poter dire che parliamo una lingua straniera alla perfezione è quasi impossibile, ma io ci voglio provare. Se volete saperne di più sul mio percorso con la lingua araba, ho fatto un video che è attualmente il mio video più visto, con il maggior numero di visualizzazioni, questo. Quindi andate a darci un'occhiata. E niente, per questa parte del video è tutto. Ci vediamo tra qualche giorno. Bentornati. Oggi è il 24 settembre, quindi domani parto, finalmente. Scusate se non sono molto presentabile con questa maglietta vecchia e i capelli un po' spettinati, ma mi sono svegliato da poco. Oggi ho ricevuto i risultati del mio test del Covid, che ho dovuto fare anche se sono completamente vaccinato. E adesso sto facendo le valigie, finalmente. Ho continuato a rimandare, mi sono trovato a farle l'ultimo giorno, ma sinceramente di solito quando faccio le valigie comunque poi prima dell'ultimo momento non posso mettere via tante cose perché la gran parte delle cose mi servono. Quindi va bene così. Questa è la mia valigia principale e ho un limite massimo di 23 kg. Spero di riuscire a stare nel limite perché è difficile farci stare tutto quello che ti serve. E questo è il mio bagaglio a mano, è il mio caro zainone che mi porto ovunque. È la valigia che uso quando non porto una valigia da imbarcare. E niente, sono pronto a partire, sono molto emozionato, finalmente aspettavo questo momento da tanto tempo. Ci vediamo probabilmente all'aeroporto. Bene, sono in partenza, queste sono le mie valigie, si va all'aeroporto. Ed eccoci di nuovo a questa inquadratura familiare che probabilmente ho messo in qualsiasi altro vlog in cui andavo da qualche parte. Sono seduto dentro l'aeroporto e ho passato i controlli, ho fatto il check-in, ho imbarcato le valigie e sono pronto a partire. Oggi all'aeroporto, come potete vedere intorno a me, c'è molta più gente del solito e lo sentirete anche dal rumore che c'è intorno a me, dal brusio, rispetto alle ultime volte in cui sono andato all'aeroporto, in cui ho preso l'aereo. Penso che il famoso Green Pass o certificato vaccinale abbia funzionato, nel senso che adesso la gente è molto più libera di viaggiare quando e come vuole, quindi bene.
E niente, adesso parto per la prima parte del mio viaggio. Ho uno scalo a Roma di qualche ora e dopo da Roma prenderò il secondo volo per Amman e arriverò lì stasera alle 8:30 ora locale. Bene, sono all'aeroporto di Roma e devo pranzare e poi andare verso il mio imbarco, il mio gate, che è molto distante da qui e dovrò prendere una navetta, però per il momento devo mangiare, quindi mi sono preso un panino con mozzarella, pomodoro, un po' di prosciutto, cose varie, e non vi dico neanche quanto l'ho pagato, carissimo, però speriamo che sia buono. Guardate quanto spazio, non so neanche cosa farmene di tutto questo spazio, sinceramente. Che gioia. Mi sono dimenticato di aggiornarvi, ma purtroppo è stata una serata molto caotica e ho avuto un sacco di cose da fare, ma sono arrivato finalmente in Giordania. Sono sano e salvo e sono appena uscito per comprare una SIM nuova, per fare delle spese e, perché no, per comprare forse anche qualcosa da mangiare, tipo shawarma o cose del genere. Ieri sera ho conosciuto anche i miei coinquilini, il padrone di casa, mi hanno invitato a mangiare e è stato tutto molto bello, quindi sono contento. È stato un ottimo inizio. Questa casa mi sta rovinando un po' la visuale. La vista è bloccata, ma devo dire che è abbastanza spettacolare da qui. In questo momento sono seduto su una panchina in una piccola piazza, diciamo, che è più una rotonda, che è una piazza che si chiama Piazza Parigi, si chiama Sahed Baris o Paris Square in inglese. E è molto carino e mi sto rifugiando all'ombra di questo albero. Dov'è? Beh, uno di questi alberi mi sta facendo ombra, non so esattamente quale sia. Ah, eccolo. Quello lì. E qui in Giordania fa molto caldo oggi. Normalmente qui non fa caldissimo, cioè fa più caldo che in Italia, ma non tanto caldo. Sono stato già una volta a novembre e faceva abbastanza freddo. Però adesso ci sono quasi 30 gradi, mentre in Italia ormai sta arrivando l'autunno. Qua invece siamo ancora in piena estate. E niente, ho trovato questo angolino carino per sedermi e riposarmi un attimo, perché è tutto il giorno che giro e sistemo un po' di cose, un po' di formalità per l'affitto, per il visto, e ho fatto delle spese, eccetera. Adesso però non ho ancora pranzato e sono già le 3 passate
e devo prendere un taxi perché qui gli autobus non funzionano molto, cioè ci sono ma non è un sistema molto efficiente, quindi bisogna prendere il taxi che comunque costa molto poco rispetto all'Italia e voglio andare in un posto che conosco dove prenderò uno shawarma molto famoso e molto buono e non vedo l'ora perché ho molta fame e quello shawarma mi fa molta gola. Alla fine a pranzo non sono riuscito a prendere lo shawarma che volevo prendere perché nel posto in cui ero andato non avevano più quelli al pollo che sono quelli che piacciono a me. Ed ecco qui, ho preso dello shawarma con una salsa che si chiama mtawame, che significa salsa all'aglio essenzialmente, un po' di sottaceti che a me piacciono molto e delle patatine con delle spezie particolari. Tutto questo a proposito a circa 2 euro, cosa che in Italia non esiste proprio. Non paghi neanche una porzione di patatine, solo 2 euro. Erano molto di più prima, ma me ne sono già mangiate un po' prima di filmare. E niente, adesso mi metto a mangiare perché ho veramente una fame da lupi. Penso che per questo vlog sia tutto. E niente, spero di fare altri vlog quando farò qualcosa di interessante qui in Giordania, ma per il momento ci vediamo alla prossima. Come sempre, non dimenticatevi di mettere mi piace se questo video vi è piaciuto e se vi è stato utile, iscrivetevi al mio canale, date un'occhiata al mio Patreon se vi interessa supportarmi. Inoltre, se volete fare delle lezioni private di italiano con me, c'è il link al mio profilo Italki nella descrizione, dove troverete anche il link al mio Patreon. Ciao a tutti!